Bella raga, bentornati in un nuovo video. Come vedete oggi location diversa, infatti sono a New York, però questa è un'altra storia. Oggi video tecnico dove vi porto un set che abbiamo giocato quasi alla perfezione e quindi c'è poco altro da dire se non partiamo con il video. Vamo! Pacca di incoraggiamento per tutti quanti e iniziamo col quinto set. Facciamo partire la prima azione, battuta float sullo schiacciatore in prima linea. Ricezione R4, palla appunto sempre per lui che va alto sulle mani e fa block out. Riguardiamola. Battuta appunto tattica che va a cercare la zona di conflitto tra i due. Lui riceve molto bene questa palla che vedete a altezza, infatti anche il centrale è a tempo. Guardate il loro centrale come segue il nostro nonostante la ricezione fosse non perfetta. Io devo dire la verità, non ho guardato di là questa palla, do la palla più precisa possibile allo schiacciatore. L'opposto fa un po' di casino a muro, come vedete vola un po' e lui trova il primo money out del tie break. Subito 100% di cambio palla e andiamo con la fase break. Battuta salto float tattica sul libero che tiene una ricezione esclamativa quasi meno, palla alta, apertura, trova una grandissima diagonale stretta, tentiamo di difenderla, provo a salvarla, ma purtroppo non ci riesco raga. Uno pari. In battuta il loro miglior battitore, Glatz si chiama, ragazzo molto giovane, interessante. Battuta salto spin da 1 verso zona 1, palla esclamativa, gioco una palla veloce, forse un pelino corta, come vedete non guardo bene di là perché non ho bene il tempo per farlo. Lui chiude un po' gli occhi, va a colpo sicuro in mezzo al muro, ma il centrale chiude bene e purtroppo prendiamo break. Ragazzi, la cosa più sbagliata quando c'è una fase allarme in battuta è fargli fare 2 battute di fila. Però purtroppo torna in battuta sempre il numero 16. Ancora salto spin da 1, tira forte questa volta in 5, ricezione perfetta. Guardate come aspetto il centrale, so che loro seguiranno il nostro centrale. Lui non salta, però rimane lì. Io gioco una palla veloce in posto 4, secondo me buona. Lui tira alto senza neanche tanto angolare la palla in posto 6 e troviamo il punto del 2-2. Il nostro posto in battuta sulla P4, anche lui salto spin, va a piazzarla sul libero in zona 6, palla esclamativa, lui va alto sulle mani in posto 5, si genera questa palla alta che è come deve essere ragazzi, alta, corta e attaccata. Infatti alzo secondo me perfettamente questa palla, ok forse un po' troppo corta però molto buona per le circostanze in cui l'ho alzata e il nostro capitano spalletta sul terzo di rete, c'è un buco e troviamo il punto del 3-2. Torno in battuta al nostro posto, sempre a non sbagliare, questa volta in zona 5, palla perfetta, un po' attaccata che viene gestita secondo me male, guardate com'è lunga questa alzata, non può fare nient'altro che piazzare la palla, però la piazza bene, noi riusciamo a difenderla, free ball dall'altra parte che chiamano questa 4, guardate ve la faccio vedere, questa si chiama 4, questo schema palla corta dietro. Noi facciamo un po' di casino a muro, palla alta in posto 2, riesco a murare il mani fuori, palla dietro ancora, muro 1 e questa volta raga, bella diagonale, prendiamo il punto, 3 pari. Però non abbiamo giocato poi così male. Battuta, un altro battitore float, decide di andare corto, prende il nastro e questa volta break diretto. Flotta anche per noi con il nostro capitano, decide di andare sempre sul libero in zona 1, palla perfetta, primo tempo, difeso da Dio dal nostro libero, quick, guardate come è uscita molto bene questa palla, quando c'è Arthur in prima linea so che posso giocare quasi ad occhi chiusi, la palla in 4, spingo la palla, lui non ha problemi ad accelerare e trova questa bellissima diagonale. 5-3, break, ancora in battuta il nostro capitano. Questa volta cambio obiettivo in zona 5, ricezione perfetta, bellissima palla dietro a una mano, difesa raga, questa raga è una bella difesa. Palla alta in seconda linea al nostro posto che tira un po' senza guardare, chiudendo il colpo, non un bellissimo colpo, ma guardate che copertura il nostro centrale. Alzata dell'opposto e palletta proprio in mezzo al muro, punto nostro. La rivediamo.
Una cosa molto importante da fare in difesa è rimanere chiusi dentro al campo. Questo perché? Perché vi darà un vantaggio incredibile sulle palle sia sbucciate o sui pallonetti che non cadranno sicuramente, e soprattutto è più difficile che voi vi sbagliate e prendiate i palloni che vadano fuori, perché se state sulla riga un pallone che vi arriva a questa altezza qua sicuramente è fuori. Chiamano time out questa volta per cercare di spezzare un po' il ritmo. Battuta il capitano, questa volta decide di tornare sul libero che stavolta riceve bene un po' in R2, primo tempo spostato, difesa, generiamo una free ball, palla in posto 4 e qui raga para fuori, gli lascio la parallela, lui voleva cercare le mani ma non gliele ho date. Un punto solo al cambio campo. Continua l'ottima serie del capitano, sempre salto flot, questa volta corta, come vedete toglie pipe primo tempo, palla alta, decido di togliere le mani perché so che vuole provare le mani fuori, ma lui è bravo, spinge la palla, non sente la mia pressione delle mani e quindi continua a spingere, pallonetto spinto, punto loro. Questa è una scelta che a volte ci sta, però se lo schiacciatore è bravo e non fa semplicemente questo, ma aspetta di sentire il contatto con il muro, fa punto lui, raga. In battuta al loro posto, altro battitore fastidioso con la spin, da 6, questa volta c'è l'errore, 8-4 e cambio campo. Palleggiatore sempre in prima linea, noi miriamo sempre libero in difficoltà fino adesso, questa volta giocano una gran bella pipe e noi subiamo il loro side out. 8-5, niente da dire, un bel gioco, forse potevo aspettare perché guardate, vedete come sono partito subito a colpo sicuro senza stare in lettura, considerando che il loro schiacciatore principale era appunto quello in pipe, e potevo aspettare un po' di più, però essendo anche 1,86 m ragazzi non faccio troppo la differenza a muro, ecco. P2 nostra, il loro S2 in battuta, va salto flot, questa volta cercare il centrale che tiene la palla viva, io gioco questa apertura, una super in seconda linea per l'opposto che riusciamo a rigiocare, non riesco a tornare a muro però ancora dietro per l'opposto e questa volta ottimo blockout, bravo Luan che cerca le mani alte sulla parallela. Guardate come cambia la prima palla, lui aspetta bene, accelera con l'ultimo passo e riesce a trovare un'ottima parallela. La seconda invece molto più centrale, gioca una palla molto più veloce, non riescono a chiudere la parallela molto bene, lui tira alto e fa questo bel blockout ragazzi. P1 e vado in battuta. Forte del 9-5 decido di tirare a caso, si genera questa free ball, io gioco questo primo tempo che schianta i 4 metri e andiamo in battuta sul 10-5. Ma rivediamola, si genera questa free ball, lo schiacciatore di prima linea appoggia questa palla, io so che loro nei momenti importanti non andranno a fare un commit al centro ma seguiranno di più il nostro posto essendo il nostro schiacciatore principale, guardo di là, vedo che con la coda dell'occhio lui abbassa le mani, fa questo piccolo step verso la sua sinistra, libera il centrale, primo tempo e punto nostro ragazzi. Torno in battuta. Questa volta la linea si aspetta la bomba, quindi decido di andare con una palletta corta, ok sul libero, però vedete che casino che si genera. Loro riescono a giocare al centro, noi palla alta, qua un po' di casino da parte del laterale nostro, che però mette in difficoltà l'avversario, infatti giocano questa palla che è una scelta secondo me un po' casuale, cerco di giocarla in alto sui 3 metri in modo che lo schiacciatore possa decidere se alzare o attaccare, decide di attaccare senza muro e quindi diretto punto. Questa palla raga nella pallavolo moderna è sempre più usata perché riesce a generare del casino nonostante sia alzata da uno schiacciatore e non dal palleggiatore. Torniamo in battuta, sono iper eccitato dopo queste due battute, vado forte ma sbaglio tutto raga, 4 metri fuori la palla e andiamo al side out. P1, storicamente per ogni squadra questa rotazione è molto fastidiosa. Questo perché lo schiacciatore attacca dalla sua zona peggiore come anche l'opposto e quindi c'è sempre un po' di casino. Quindi come si esce da questa situazione? Adesso lo guardiamo. In battuta c'è una jump float, decide di andare in posto 6 sul libero, ricezione perfetta, pipe quasi muro a 0 e punto in zona 1. Ora vi spiego perché non c'era il muro.
Noi in questa P1 abbiamo un grande vantaggio, il fatto che il nostro posto attacca una palla super veloce in posto 4, quindi loro non hanno il tempo e non possono permettersi di fare aiuti al centro della rete. Io so che ogni giocatore che ha muro dovrà stare per forza sul proprio uomo senza appunto dare una mano ai propri compagni. Con la ricezione perfetta, come vedete lo schiacciatore è già pronto per partire dietro, il loro palleggiatore è largo, non sta calcolando il centro rete e la soluzione migliore è quella di giocare appunto al centro del campo, che è senza muro. Arturo al servizio con questa spin che può diventare anche una float col lancio ibrido, decide di andare float molto corto, riceve il palleggiatore, palla alta in posto 4, molto buona. Noi non chiudiamo la parallela, cosa sbagliata perché a muro sulla palla alta la parallela va sempre chiusa. Lasciamo aperta quel poco che basta per farci stare una palla. Lui la mette esattamente lì. Come vedete io credevo che non potesse attaccare in parallela, la palla passa e fa un ottimo punto sulla palla alta. Il 6 nostra, salto float che prende il nastro, ricevo io, giochiamo senza palleggiatore, palla veloce lo stesso per il nostro posto che, raga, fa un colpo incredibile, molto alto sull'angolore, questo è impossibile da difendere. Ottima palla allora. P5, nostro centrale servizio, salto float lungo linea, va a cercare lo schiacciatore in prima linea. Come vedete anche loro stanno giocando una P1, quindi anche per loro insidiosa. Anche loro decidono di attaccarci sul centro del campo. Non facciamo aiuti neanche noi. Il nostro centrale, come vedete, è in lettura. Vedete le mani basse e vedete che non è esattamente davanti a lui. Ma primo tempo non anticipatissimo, mette le mani bene e becchiamo una bellissima murata. Match ball per noi. Tutti in piedi ragazzi, tutti in piedi. Salto float, questa volta sul libero, però zona di conflitto. Palla alta, all'opposto, come vedete anche lui fuori mano, non è la sua zona. Cerca le mani con un colpo un po' alla sperindio. Piccione fuori e vinciamo la partita. Ragazzi, come vi avevo detto, abbiamo fatto quasi il 100% di side out, sbagliandone solo uno all'inizio del set. È stato veramente un bel set per noi, abbiamo fatto tanti break, side out fluido, costante e quando è così, raga, è molto difficile poter vincere contro di noi, per esempio in questo set. Anche questo video, raga, è giunto al termine. Spero vi sia piaciuta questa piccola analisi tecnica di un set, secondo me giocato molto bene. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, state collegati, iscrivetevi anche su tutti i social. Io vi aspetto sempre qui. Niente, raga, ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao, raga.